Ehi tu! Non dimenticarti di iscriverti al canale e cliccare sulla campanella per non perderti altri video. Ciao! Tutti i libri Immaginavo. cadono a terra. Io sbuco da dietro la statua e faccio... Quella è l'uscita. E dopo c'è qualcuno che ci aspetta. Qualcuno o qualcosa? È difficile da dire, un animale può cantare, un umano può cantare, qualsiasi cosa può cantare. Madonna. Devo scegliere un bersaglio? Sì. È quello accanto alle arci. Dio mio, siamo morti, tienimi la mano! Lasciami vedere nel buio dei tuoi occhi degli abissi. Fammi trovare una stella che non conosca mai un'eclissi. Gettiamo le catene nel tuo vortice più nero. La volontà divina mi tiene prigioniero. Schiavo della luce, abbraccio il tuo mistero. Illumina col buio ciò che è falso, ciò che è vero. Lasciami vedere nel buio dei tuoi occhi degli abissi. Fammi trovare una stella che non conosca mai un'eclissi. Mi abbracci nel mistero, la follia che chiamiamo libertà. Non temo la tua voce silenziosa, eco dell'oscurità. Il buio dell'Underdark era qualcosa a cui era abituata. Si muoveva ormai senza alcun problema in quell'oscurità, eppure la opprimeva. Era qualcosa che ormai non riusciva più a sopportare. E così, mentre si allontanava da quella che era la sua tribù d'origine, da sola, vagando, senza sapere dove andare, all'improvviso lo vide, quella luce nell'oscurità che era come una promessa per lei. Una promessa per un futuro più radioso. E così, con fatica, ancora avvolta da quell'oscurità, riuscì a raggiungerla, a raggiungere Sindarin, colui che poi l'accolse e le insegnò come portare la luce nell'oscurità. Io sono come scorsa sessione, stesa in terra, tipo angelo della notte, con il cappello tutto storto sulla testa che respiro molto rumorosamente, stanca morta, con il libro aperto sulla pancia proprio. Oh, oddio! Oh. Io mi avvicino a lei, le do un casto bacio in testa e tu ti senti avvolta da questa nebbia che sembra fredda e calda allo stesso tempo. Una carezza, presenti i tessuti così lisci che quando li sfiori sono freddi? Mi riprendo un po', mi tiro su. Grazie. Figurati, mi guardo un attimo intorno per arrivare a capire qual è la situazione in questo momento intorno a noi, fino a dove riesco ad arrivare a vedere. Senza saperne leggere né scrivere, luci danzanti, delle palline di luce violacea si creano e ci danzano intorno. In questo momento a me e a Archibald, così da aiutarlo un po' a vedersi intorno. Va bene, sembra che si sia placata quantomeno la situazione. Questo è un rumore strano. Doug, stai bene? Ah, sì, Già? sì, sto tutto bene. Jasper? Circa. Possiamo riposarci 5 minuti? Siete lì, tutti e quattro. Accanto a voi giace il corpo di una delle due creature, perché l'altra è stata mandata non si è capito dove da Jasper. Dall'altro lato, opposto alla vostra posizione, c'è l'enorme portone in legno. È abbastanza logoro ed è molto sottile rispetto alle altre porte che avete trovato. Si capisce dai suoni naturali di una grotta che all'esterno probabilmente vi aspetta l'Underdark. La cosa strana è come se da queste feritoie ci sia a tutti gli effetti la luce solare. Voi vi aspettate l'Underdark, un luogo incredibilmente oscuro, e Doug, gli altri non lo sentono. Senti questo canto leggero, un po' sofferente. È quasi come un canto di qualcuno in prigione. Ma non è un canto di una voce,
è un qualcosa di più onirico. Doug era un attimo a quattro zampe lì che si stava un attimo riprendendo. Alza la testa, il suo sguardo è diretto da dove proviene questo canto. Oh, Che hai sentito? Doug, stai pensando quello che penso io? Cioè, quello è sole? è triste. No, aspetta, allora non stiamo pensando la stessa cosa, mi sa. Scusate, non sono ambiente di questi luoghi, ma qui non dovrebbe esserci il sole? No, l'Underdark è sotto e buio, quindi sì, no, il sole non arriva di solito, per questo abbiamo questo bel colorito smorto. Do 2 pacchi Sì, a Jasper. Jasper? Dico, Scusa Alba, continua. non ricordo. Benissimo. No, perché non l'ho fatto apposta, ho sentito dopo la tua voce, ho detto... Non ricordo più, scusate. Mi stavo un attimo riprendendo, infatti vedi Jasper che tipo muove le dita delle mani, apre e chiude, perché ho un forte formicolio, comunque ho dovuto gestire dell'energia inaspettata. Sì, scusa, non ti stavo ascoltando. Che dicevi? Tutto ok? Sì, circa. Sono un po'... è strano. Penso comunque, cioè, hai visto un po' quello che è successo. Sarà stata alimentata da tutte le magie che abbiamo tirato durante lo scontro, quindi era energia magica bella concentrata. Non me l'aspettavo lì per lì. È stata una scarica di energia non indifferente. Credo che prima di qualsiasi altra cosa sarebbe meglio riposarci. Per favore, stiamo tutti vicini, nel raggio di 3 metri, ok? Grazie. Comincio a fare un rituale attorno a noi e uso la piccola capanna di Leomund. Si crea questa piccola cupola, sempre color violaceo, noi vediamo fuori. C'è un ambiente sicuro, un clima mite, si sta bene, non soffriamo il freddo. È molto attrezzata la mia cupola, l'ho attrezzata molto bene. E vi passo le tazze. Ah, ma c'è tutto? Sì, tutta attrezzata. Ok. Buon riposo. Poco umido? Scusa. No, mi abituerò, non è un Poi- problema. No, poi me la studio e apro il libro e prendo un po' di appunti. Mi appunterò di fare una stanzetta un po' più umida per te. Ti lancio un'occhiata. La senti ancora? Mi chiedo se sia davvero una creatura. Qui sotto l'ambiente è molto ostile, da quel che so. Quindi potrebbe essere un trucco. Forse hai ragione, no, ci sto pensando troppo. Ma se vuoi andiamo a dare un'occhiata. No, non ti preoccupare, Jasper, veramente. Ti ringrazio. Se cambi idea, basta dirlo. Corro, ho perdifiato il fiatone, ma questo non mi ferma. Continuo ad andare sempre dritto, il più lontano possibile da quel posto in cui mi tenevano imprigionata. In questo momento le rocce ti stanno circondando e in lontananza vedi un enorme portone in legno in una struttura molto antica. Ti ricorda qualcosa nei tuoi viaggi nell'Underdark e nei tuoi studi? Probabilmente quello è il vecchio tempio di Mistra che 300 anni fa è stato distrutto completamente dagli prescelti di Lolt. E senti un sibilo, una freccia diretta verso di te. Il sibilo della freccia mi distoglie e con un gesto fulmineo della mano la blocco prima che possa raggiungermi e do giusto uno sguardo verso la direzione da cui proviene la freccia. Non vedi nessuno, anzi quello che senti è la risata incontenibile del tuo carceriere. Scappa ragazzina, scappa! Naichele! Tiro la freccia verso il vuoto, mi riconcentro sulla porta, la spingo. Sfondi questa porta e ti trovi questa enorme struttura. Vedi un po' di paglia, vedi delle enorme colonne, tutto consumato dal tempo e vedi una cupola in un angolo. Completamente stranissima da tutto questo. Una cupola con una luminescenza che non ti permette di vedere quello che c'è all'interno. Mi richiudo velocemente la porta alle spalle. Non so se c'è qualche masso che posso mettere per un po' bloccare chiunque può provare ad entrare. Sì, puoi farlo tranquillamente. Giusto per ostacolare eventuali persone che mi inseguono. E poi il mio sguardo viene catturato da questa cupola. Mi avvicino circospetta per capire
che cos'è. Quindi tutti e quattro vi trovate di fronte a questa piccola figura. E in questo momento sicuramente sono sudata perché ho corso a perdifiato con il fiatone. Ho i capelli che sono cortissimi, argentati, tutti, diciamo, arruffati. Una cosa particolare, diciamo, che spicca della mia figura minuta, essendo una ignoma delle profondità, sono gli occhi che sono di un colore dorato. In questo momento non sono particolarmente accesi, però sulla carnagione, diciamo, pallida di uno gnomo si notano. I vestiti sono luridi, veramente in uno stato pietoso. Io senza dire niente guardo gli altri, uno ad uno, tipo prima Doug, poi Jasper, poi Opel, per capire che cosa dovremmo fare. La vedo e molto pacatamente punto la testa di fuori. Ehi, Io caccio un urlo, perché non me l'aspettavo. Lo tiro dentro. Sì, sì. Quindi tu vedi questa testa che era fuori, poi Sì, sì. e ritorna dentro. E spunta un'altra testa, però più in basso, con un cappello da strega, una drow. No, non urlarle, tranquilla. No, non si urla, ok? Io guardo Siete? Archibald. Chi sei Ma tu? perché dobbiamo sempre presentarci in queste maniere? Non mi sono Io, presentata. lui. C'è la testa fuori e da dentro la manina che va. Che c'è? L'ultima volta ci siamo visti tutti a un funerale. Quindi peggio di così non può andare. Barzelletta. Veniamo, sei venuta tu, però noi veniamo in pace. Io sto scappando, sono appena riuscita a liberarmi dal mio carceriere. Spunta un'altra testa e faccio, allora è la cupola giusta. Ci fidiamo? Vabbè, tanto noi siamo 4. Beh, esatto. Perfetto, allungo una mano e ti tiro dentro. Ma con gentilezza, Opal. Non No, puoi tirare vabbè, dentro la è gente che- così. Ho capito. E poi sono io poi l'aggressivo. Devo tirarla dentro io, sennò non può entrare. Voi non siete di qui, vero? Non si Nonostante- capisce dal colorito. No, dallo stile, secondo me. Ah, No, dal fatto che parli. No, non siamo di qui, siamo di su. Oh, bello su, eh? Alti e bassi. Sì, Anche l'Underdark un giorno potrà diventare luminoso come il su. Io ci spero. ho visto della luce fuori, sembrava sole. Forse quella del cristallo. Oh, e tiro fuori il libro. Foglio un attimo il libro di Oberon. Allora, aspetta. Ci potresti aspetta. dire Il di che cristallo si non parla, è solo per una favore? condanna, è anche un sigillo, un vincolo imposto su qualcosa di ben più terribile. Parla del cristallo qua. È abbastanza importante qui nell'Underdark. È ciò che dà luce, finché non decidono di coprirlo con quelle zampacce di ragno. Scusate un attimo, possiamo un attimo partire dall'inizio? Io sono Jasper, piacere di conoscerti. questa è un'ottima idea. Oh, giusto Sì, i nomi. Scusa, Opal. Archibald. Dagnid, ma scusa, sanno dove sei andata? Penso proprio di sì. Guardo gli altri. Bene, ecco. Ho fatto bene, siamo al sicuro. Non è che possiamo farne una colpa, mica sapeva che eravamo qui, voglio dire. Se ci dai una rapida spiegazione di chi eventualmente dovremmo trovarci contro, potrebbe essere una buona cosa. Esatto. Beh, il mio carceriere si chiama Naikele e ha una risata fastidiosissima. È È confortante. abbastanza sadico. Non voglio finire nelle sue grinfie. Comunque io mi chiamo Snella, mi sembra giusto presentarmi anch'io. È un piacere. Potete chiamarmi Ella, è più semplice, immagino. Bella, ok. A me piace. Quindi, questo carceriere ti ha seguita perché ti rivuole? Sì, decisamente. Ok. Dici che si potrebbe tipo stancare e andare via? Non credo. Quindi se noi dopo un bel riposo apriamo quella porta, lui sarà là fuori? Penso proprio di sì. Aspetta, mi ripeti il nome? Naikele. Ok, dammi un secondo. E Nel vado frattempo a- io tiro una bottarella a Doug. Come? Come? Vabbè, non c'era Vabbè, bisogno. oh, Cioè, vi faccio un'altra capanna, che schifo! Hai scassato i coglioni 2 ore. Adesso uno fette di fare un'interazione, cioè non può manco finire la frase. Cazzo. È vero. Tu lo senti? Sentire cosa? Lasciamo perdere. Ma riesci tipo a canticchiarla per capire cosa senti? Archie, tu chiederesti a un fiume di cantare? Non penso. Ecco, io quello che sento è la tristezza di questo posto.
Però le cose suonano, cioè ogni suono che fai è una nota. Anche penso i fiumi comunque suonano, i boschi, i funghi, qualsiasi cosa suona. E è seduta sul suo giaciglio con le gambe raccolte e il libro di Oberon appoggiato sulle gambe. Scusate, Ella, spero di aver capito male il nome. Hai detto Naichele? Non è che è Michele, per caso? No, è proprio Naichele. È proprio Naichele? Puoi illuminarci, Opal? E leggo, se me lo concedete. Naichele, il sadico, nonostante la sua cecità, le sue orecchie captano ogni respiro, ogni menzogna sussurrata. La sua corona di spine, conficcata nella carne, non è solo un segno di sofferenza, ma una dichiarazione. Il dolore è potere e nessuno padroneggia entrambi come lui. Guida le spie e gli assassini della matrona con una precisione inumana, eliminando ogni ostacolo senza rimorso. La paura che ispira non deriva solo dalla sua crudeltà, ma dalla gioia che prova infliggendo tormento. Lui sono i fedeli della matriarca di Lolt, direi. Proprio loro. Quindi è qualcuno che quasi sicuramente ad un certo punto vorrà dare la caccia anche a noi. Alzo un attimo lo sguardo su Ella. Chi sei oltre a essere Ella? Io mi chiamo Schnella Lightbringer. Sono una monaca del monastero di Pelor. I figli della fiamma? Il mio maestro è Sindarin, il faro nel buio. Come mai questo tizio ti dà la caccia? Ha attaccato il monastero e non so nemmeno come è finito l'attacco, perché io sono finita nelle sue grinfie e mi ha trascinata via insieme ai suoi seguaci. Tu sappia, sono stati portati altri insieme a te. Eravamo stati presi in 5, eravamo rimasti in 3 a fuggire. Non so che fine abbiano fatto gli altri 2 che sono fuggiti con me. Tra noi del monastero c'erano altri prigionieri. Riposiamo adesso e... Ella, credo che tu abbia più bisogno di tutti di riposare. Quindi prendi pure il giaciglio. Non so se hai bevuto il tè, se no bevi ne altro. Grazie. Ok. E quindi penso che vi addormentate. Allora, prima di mettermi a dormire, curiosita da quest'altra cosa singolare, mi avvicino ad Opal. Ma questo come l'hai ottenuto? Mio padre. Tuo padre ha a che fare con Oberon? Dice che era un amico, andavano a scuola insieme, credo. Io non mi fido molto, comunque l'ho incontrato mezza volta e credo abbia indirettamente provato a uccidermi. Normalissimo. Spero che non sia più suo amico. Gliel'ho detto anch'io, ma diciamo che io non sono più in buonissimi rapporti con mio padre, quindi... Ha buon ragione. È una storia lunga e piena di tentativi di omicidi. Non da parte mia, cioè io mi difendo. Ma mi dispiace per questa situazione. Effettivamente, se è invischiato con Oberon, meglio perderlo che trovarlo, direi. Sto cercando di non essere uccisa, andando proprio nel posto dove vogliono uccidermi. Lo so, è stupido. Guarda, faccio un sacco di cose stupide, Ella. Nini Marci! Vabbè, l'importante comunque è rimanere in vita, soprattutto in un posto come l'Underdark, quindi... Esatto, ma comunque per quanto questo libro possa essere stato scritto da Oberon, che appunto tu me lo confermi, ma anche qua leggo cose un po' strane, è una fonte di informazioni e più siamo informati meglio è, credo. Certo, indubbiamente. Credo parli anche del vostro tempio, il monastero dei figli della fiamma? Spero che il mio monastero sia ancora in piedi. Ci accompagneremo magari. Grazie. Credo che far fuori Naichele sarebbe... ok? Sarebbe la cosa più bella che possiamo fare, penso, in questo momento. Sto ancora scendendo a patti con il fatto che le nostre azioni potrebbero porre fine ad alcune vite. Non è una consapevolezza che ho sempre avuto, è un pensiero strano per me, ma se è così sadico e così cattivo, credo che toglierlo dal mondo sia la cosa migliore. Penso anch'io. Grazie per la chiacchierata. Grazie a te per aver risposto alle mie domande un po' indiscrete. Non ti preoccupare, qualsiasi cosa. Sono qui, starò sveglia ancora un po'. Questo con un cenno del capo mi congedo e vado nel mio giaciglio per riposare. Non riposo proprio nel migliore dei modi perché ogni volta che chiudo gli occhi sento la risata di Naichele che mi rimbomba nel cervello. Però comunque riesco a riposare. Sentite come se all'esterno ci fosse un rumore che comincia a echeggiare per
tutta l'Underdark. Nella sei abituato a questo rumore e capisci cos'è. È quando il rituale ha effetto, le braccia si chiudono intorno al cristallo e la luce del sole che vi sembrava arrivare dall'esterno muta improvvisamente in una luce violacea e l'oscurità ora sembra come se avesse una vita. Sentite l'oscurità respirare, sentite 1000 occhi addosso e in più la risata di Neichele. Ma la notte ti porterà probabilmente consigli. Grazie per tutto il supporto che ci date. Grazie proprio perché attraverso il vostro supporto noi continuiamo a creare le avventure che vi piacciono di più. Ed è solo grazie a voi se possiamo migliorare sempre di più. Quello che state vedendo è Nexus nell'abisso. Ed essendo proprio una seconda stagione, consigliamo di vedere la prima, Nexus oltre il velo. Ma se volete sapere di più sul mondo che state guardando, è possibile espanderlo attraverso alcune delle nostre creazioni. Uno tra questi, Frammenti di luce, un piccolo racconto che potete leggere nella nostra pagina itch.io. Ostrix 7, Curriculum del Caos, una piccola avventura che abbiamo giocato live ma che abbiamo deciso di riassumere con 4 piccoli video. Ma ricordate, questi non sono elementi fondamentali, ma servono semplicemente per esplorare il mondo di Nexus a 360 gradi. Vi ricordiamo di seguirci e di lasciare un commento per farci sapere cosa ne pensate di quello che avete appena visto. Detto questo, non posso far altro che augurarvi una buona visione e ci vediamo alla prossima avventura. Amo i miei bambini. Io voglio trasalire a questa cosa. Vado a svegliare Doug, bambini. però con calma, perché se questo si trasforma è pazzo, quindi cerco qualcosa per... Un bastone. Sì, da lontano un po' lo scoto. Doug? No, Quando non è- Doug ha dei non è figli, così. Ne ha figli. Allora, ha detto vado che ama là i e- suoi bambini. Perché non lo voglio sapere, inizio a rotolarlo. Doug! Non arrotolo via. A quanto pare non hanno riacceso il sole qui sotto ancora. No, non è un buon giorno quando il rituale è ancora attivo, decisamente. Che cos'è questa cosa del rituale? Scusami, non... Cioè, quando decidono che è finito, non so... E quando lei decide che vuole spegnere la luce nell'Underdark e fa questo rituale che copre il cristallo con queste zampe di ragno. È attraverso questa luce che loro si potenziano. Scusate, però questa è un'informazione che può essere importante. Nel caso ipotetico in cui noi dovremmo fare, come si suol dire, mi viene il nanico, a paccheri, ok? Ma hai appena finito di dire che questo cristallo nel momento in cui viene scoperto e quindi la luce torna a imperversare sulle città e sui residenti, questi perdono alcuni dei loro poteri, quindi potrebbe essere un ottimo modo un attimo per fronteggiare questa situazione. Beh sì, io ho approfittato proprio della luce per scappare da Michele. Ok, prendo nota, segno, ha senso. Hanno attuato appena ieri sera il rituale, quindi durerà ancora parecchio. Sì, e a quanto pare, vedi che io ho di nuovo il libro in mano e sto scorrendo, le creature dell'Underdark sono contenute dalla luce, di solito quelle più forti, ostili, ma quando il rituale si attiva il loro potere cresce. Quindi sarebbe interessante cercare di fermarlo nel caso il rituale. Beh, in ogni caso non penso che potremmo riuscirci rimanendo qui. No. Anche perché non c'è più la cupola sopra di noi, oltretutto. Ecco, Doug, è tornata l'umidità, sei felice? Chi erano i bambini di cui parlavi? Con i bambini. Con i bambini. Niente. Io direi che è l'ora di andare a capire cos'è questo canto. Come diceva Ella, Neichele potrebbe essere tipo Qui. fuori. Master, c'è ancora la carcassa del robo strano? Sì. Perfetto. Tra un pezzo me lo inizio a mangiare. Faccio colazione. Ti ci abituerai. Beh, qui sotto non ci facciamo molti problemi su cosa mangiare, quindi... Meno male. Ti devo chiedere un tiro in costituzione, soprattutto se non lo cuoci. Però ti do vantaggio, perché comunque fai schifo. Grazie mille. Scherzando, Vedi queste cose al nostro Doug? scherzando. Volete? No. Mi accontenterò di una descrizione su che sapore ha. Beh, allora, sono come delle ali di pollo, ma che sono state fuori per tipo 2 settimane in qualcosa di... Aspetta. Oscio.
Sembra disgustoso. Sì. Bene, io non ho bisogno di far colazione, voi? Già Ma fatto. io ho qualcosa sotto i denti da metterei comunque, è da un po' che non mangio. Io ti passo. Sì, ma io ti passo una razione. Sono Abbassa il cracker, braccio. formaggio. Io non ho più appetito. Sono a posto. Grazie. Ok, rifocillati è tutto. Siete pronti per il vostro viaggio? Sono abbastanza sicuro che questa, e indico la pietra, ieri non ci fosse prima che noi ci accampassimo. La spostiamo. Riprendo il risposto di là. Do una mano. La porta tipo si apre un pochino, come se fosse appunto consumata. Se prima stava chiusa, ora aperta. Ok, io spada in una mano e il libro degli incantesimi nell'altra. Visto che già ne abbiamo passata una simile, ci sono segni particolari, runi, simboli, eccetera? Non mi sembra. Raga, secondo me è una porta. E allora batto la spalla di Doug e gli faccio proprio il segno prego. Siccome è appunto la porta di un magazzino, è una di quelle là, cioè ad ante, quindi la devi spostare. E mentre la sposti, noti che c'è un coltello infilzato nella porta. È il simbolo di un ragno inciso sulla porta. Opal, lo riconosci? È lo stesso simbolo che aveva Quentin ed è lo stesso segno che avevi tu nel braccio. Non rassicurante. Di fronte a voi c'è tutto l'Underdark, come se voi foste all'interno di una grotta. Poi in lontananza vedete le torri di mezzo Berranzan, queste torri gotiche con la simbologia dei ragni sparsa un po' ovunque. La roccia che vi circonda insieme al continuo gocciolare di acqua e un enorme cristallo in cielo, ciclopico a tutti gli effetti. Sta proprio in cima, in parallelo a questa città che vedete in lontananza, e delle enormi zampe di ragno sono tutte intorno a questo cristallo, quasi ad abbracciarlo. Tra le braccia di questo ragno fa fuoriuscire questa luce quasi lunare con uno spettro del viola aggiunto che dà questa sorta di oscurità velata ovunque. Rimango totalmente paralizzato da questo posto, soprattutto dal fatto che sento una natura totalmente aliena. Qua non riesco a trovare il mio posto, poiché è uccidi o essere ucciso. Quindi noi provenivamo da qua sotto. La nostra gente sicuramente, sì. Wow. Puoi dirlo che è un brutto posto. Non mi Sì, è offendi. orribile, scusa, mi spaventa un sacco. Stiamo cercando di cambiarlo noi dal monastero, però insomma è difficile. Immagino. Possiamo chiederti gentilmente di farci da guida a questo punto, visto che te conosci molto più di noi l'ambiente. Certo, beh, il mio scopo al momento è arrivare al monastero, non so se volete arrivarci anche voi. Cosa vi porta in questo posto? Questioni familiari. Quello che ti dicevo ieri sera, appunto, è qualcuno che ha tentato varie volte di farmi fuori e quindi siamo qua per farlo smettere, credo, non lo so. Ok. E nel posto da cui sei scappata c'erano ancora tanti prigionieri? Abbastanza, circa 10. E sei riuscita a scappare solo tu? 2 miei compagni del monastero che però non ho idea di che fine abbiano fatto. Ok, con loro carceriere era solo lui? Era solo Naikele? Ne ho visti 3 o 4, però sanno nascondersi molto bene, quindi non ne sono certa che fossero così pochi. Vi stavate muovendo? Eravate fermi? Ci eravamo accampati perché comunque volevano portarci alla città. Ok, quindi se arriveranno alla città, Naikele potrebbe avere più scorta alla città? Più protezione? Da una volta entrati nella città difficilmente escono, insomma. Quindi se si colpisce prima che arrivi alla città potrebbe essere comunque più semplice farlo fuori? Voi potete notare che Jasper è tra virgolette un po' distratto, comunque è concentrato un po' su altro mentre si svolge questa discussione. Allora, io proprio richiamo un attimo l'attenzione su di me, faccio ok, allora decidiamo un attimo. Chiediamo a Ella a questo punto. Ella, preferisci andare a salvare i tuoi amici e provare a far fuori Naikele? Cosa un po' complicata, ma magari se lo facciamo prima di arrivare a mezzo Berranzan sarebbe meglio? Oppure preferisci tornare al monastero? Credo che se c'è la possibilità di aiutare quelle persone che sono state catturate, dovremmo coglierla. Se fossi al posto loro, lo desidererei molto. Quindi mi giro dai miei compagni, andiamo a farlo fuori? È tipo una nota stonata su Opal. Considerate anche che
Comunque ci segue, perché ci Qualche sono parte io. sarà, ci sta sentendo, ciao, ci seguirebbe fino al monastero probabilmente e lo porteremo a fare del male a delle altre persone. In coscienza non posso farlo. Archibald? Perché Archibald? Perché ancora non hai risposto, gli altri hanno già risposto. Andiamo a farlo fuori. L'aria dell'Underdark non ti fa benissimo. Opal, Sì? tira fuori il coltello che hai preso, per favore. Vieni. E mi trasformo in lupo, spezzo la mascella e vedi questo lupo con la mascella tutta dislocata, ma che riesco ancora a muoverla, con la lingua biforcuta e non ha due occhi, ha un occhio solo centrale ed è tutto ricoperto di carne e ossa. Era Perché le necessario. creature dell'Underdark sono terribili, ma anche questo è uno scherzo. Dopo 2 o 3 Ah. volte ci fai l'abitudine. No, non è vero. Ah sì? No, non è vero. Annuso la daga e cerco di riconoscere l'odore. Ok, avresti vantaggio nel tiro di percezione, ma Sì. in questo caso è un tiro normale. Percepisci il suo odore, lo senti un po' ovunque. Sembra che diversi odori suoi in giro siano quasi degli artefatti, come se fosse in più posti contemporaneamente. Poi riesci quasi a triangolare il posto dove si trova e non è troppo distante, anzi ti viene da guardare un crepaccio un po' più lontano. Dopodiché al tuo guardare verso quella direzione noti una cosa, come se ci fosse la rifrazione. Poi improvvisamente vedi la polvere muoversi e senti dei passi. Capisci che lui sta correndo, si sta allontanando a una velocità incredibile. E Doug, un'altra cosa. Il canto proviene dalla stessa direzione nella quale sta andando lui. Faccio 2 zampate per terra e punto verso la direzione. È corso di là? Andiamo? Vedi, sì. E accelero un pochino il passo. Intanto, mentre state andando verso di là, sentite per un attimo un grido strozzato. Ovviamente questa cosa attira la vostra attenzione. Nella tu sai chi è quello, è la cacciatrice. Questo enorme pipistrello ferale, la vedete lì che sta volando sopra questa enorme città. Dopodiché sta volando sopra di voi. La cacciatrice. Era da un po' che non si vedeva. Speravo che non si facesse vedere per un altro po'. Io direi di continuare a muoverci. Ignoriamola. Magari ignora anche lei noi. Io ho letto il libro, quindi ho letto della cacciatrice e mi avvicino un attimo a Jasper, sottovoce. A quanto pare l'ha creato Oberon. Alzo un attimo lo sguardo. Complimenti a lui, che sembra un'incredibile macchina di morte. Sì, ma papà vuole che ci fidiamo veramente di quell'uomo. Nemmeno io mi fido di questo tizio, ma papà ci ha chiesto di fidarci di lui. Quindi dobbiamo prendere una decisione. Cosa vogliamo fare? Intanto voglio far fuori questo Michele, mi sembra un pezzo di merda. Vabbè, io sono d'accordo assolutamente, perché così ci togliamo anche un cacciatore dalle calcagna. Uno bello importante. Ce ne sono altri due, uno No. è quello e l'altra è Leuca, la spada vivente della matriarca. Ok, mi sembra di capire che qui sotto ogni volta che te metti occhio a quel libro esce fuori un nuovo ostacolo da superare e va bene. Il problema però qui è che adesso ne abbiamo 2 contemporaneamente alle calcagna e non credo che potremmo affrontarli entrambi contemporaneamente. No, questo non lo voglio affrontare, cioè va bene, ok, la cazzimma e tutto quanto, però dai. La famosissima cazzimma Drogo. No, è Elfico. sempre nanico. Essendo in napoletano. È Esatto, nanico, è nanico. No, no, la Eh. cazzimma è nanico, me l'ha insegnata Archibald. Comunque notate che la cacciatrice, mentre voi parlate, si poggia su un'arguglia non troppo distante da voi, si mette quasi comoda, appoggia i suoi artigli sulla roccia ed è lì come se guardasse nella vostra direzione. Anche se non ha gli occhi, sentite il suo sguardo addosso. Doug, improvvisamente senti il canto strozzarsi. Spero che voi corriate bene. Corro. Snella e Doug, voi siete i più veloci. Fanno un attimo fatica gli altri a raggiungervi. Io penso, Doug, che tu non ti voglia fermare per permettere agli altri di raggiungerti, perché vuoi arrivare all'obiettivo. Quel canto è come se improvvisamente si fosse strozzato. Hai però una convinzione in cuor tuo, forse non è ancora finita. Snella, tu riconosci il luogo. È una grotta
una delle tante che ci sono nell'Underdark, ma la riconosci, quel luogo da cui sei riuscito a fuggire pochi attimi prima di ripartire, e hai una sensazione strana, quasi ti viene un attimo da fermarti. È come se in quel momento tu avessi di fronte la sua faccia ricolma di quei denti marci, stanno sorridendo col sangue delle sue vittime che cola dalla sua bocca, e non lo sta facendo veramente, ma la sua risata continua imperterrita, e sai che in questo momento stai entrando nella tana del tuo nemico. Io, come quando stavo scappando da lui, in questo momento mi trovo nella situazione totalmente opposta. E se prima vengo, diciamo, sopraffatta da una paura, sento proprio raggelare le ossa, irrigidire i muscoli, mi faccio forza nella mia corsa fino a sentire proprio le gambe bruciare, continuo, lascio andare proprio la rabbia che provo in questo momento urlando.